l'evento domani So che qui dietro vedete un iMac, ma in realtà questa qua è la mia workstation, un MacBook Pro 13 pollici del 2018. E quando ne parlo o comunque lo dico a qualcuno mi guardano come se fossi un alieno. Questo perché ormai siamo abituati a queste workstation fotoniche con i LED, i tubi di raffreddamento, le schede grafiche grosse in questo modo, e sicuramente danno più idea di workstation, non di certo il piccolo MacBook. Però mi guardano come se fosse impossibile lavorare, nel mio caso montare video, con questa macchina. Mi è successo ora di recente, mi hanno detto: ma come fai? Ma non è troppo lento? Io l'ho comprato ricondizionato ed è la versione con i5 quad core a 2,3 GHz e il turbo boost a 3,6 e utilizza la scheda video integrata, quindi non ha neanche una scheda video dedicata. È un computer normale, non di certo una macchina da guerra. Ovviamente a livello di potenza non è minimamente paragonabile a un 16 pollici. Tra l'altro credo che un iPad Pro sia anche più potente di questa macchina. Allora a questo punto la domanda sorge spontanea: ma come fai a lavorarci? Io vi dico che l'unica cosa veramente scomoda è lo schermo piccolo, anche perché 13 pollici rispetto ai 27 del mio vecchio iMac, insomma, si sentono. Però d'altra parte è estremamente portatile e leggero. Penso che sia una di quelle cose alla quale ci si fa l'abitudine dopo un po'. Comunque potrei sempre risolvere attaccando un monitor esterno tramite la USB-C. A livello di potenza, secondo me ha tutto ciò che mi serve. Devo dire che io lavoro ancora quasi esclusivamente in Full HD e il 4K non lo uso quasi mai. Però utilizzo un buon Full HD 422, 10 bit, all intra, quindi bitrate alto, quindi non di certo un file leggero. Utilizzando Final Cut Pro, questo 13 pollici non fa una piega. Ogni tanto, proprio negli edit quelli più complessi, sono costretto a passare da better quality a better performance. Male che vada, ci sono ancora i buon vecchi proxy che funzionano benissimo, utilizzateli perché vi velocizzano il workflow tantissimo. Non vanno utilizzati solo quando si fa la color, ma poi per fare il montaggio generale, cioè, secondo me sono indispensabili. E con quelli si può montare bene anche in 4K o in 6K, perché tanto li va a transcodificare e quindi diventa tutto più semplice. A questo punto mi sono chiesto se valesse la pena fare l'upgrade al 16 oppure costruirmi una workstation fissa. E alla fine sono arrivato alla risposta no. Per quanto mi piacerebbe, ogni tanto bisogna accontentarsi di quello che si ha. La verità è che adesso non sfrutterei tutta quella potenza. Ho recentemente montato un documentario e un cortometraggio girati in ProRes RAW e non ho avuto alcun problema, tranne la ventolina che andava a tutto fuoco. È che secondo me il mio tempo adesso non è così legato al denaro. Cioè, se io aspetto 2 minuti in più, 5 minuti in più il rendering, in realtà non mi cambia niente. Se fossi una persona con delle scadenze cortissime dove ogni minuto è importante, capisco fare l'upgrade, ma adesso per me non è il momento. Comunque costicchia per essere un 13 pollici, però vi consiglio di non sottovalutarlo a priori. Se siete degli youtuber oppure dei videomaker come me, la maggior parte dei lavori sono perfettamente fattibili con questa macchina. Ovviamente dipende dalle esigenze. Se invece vi piace usare After Effects e usate il 3D, lì è ovvio che vi serve una GPU potente e tutto quanto, quindi non è proprio la strada giusta, ma forse non è proprio la strada giusta il Mac, sarebbe meglio andare su Windows. Però è un anno che monto video con il piccoletto, quindi potete fidarvi. Comunque, spero che la intro vi sia piaciuta, ci ho messo 2 giorni per farla, quindi lasciatemi un like assolutamente. Vi ricordo di iscrivervi e adesso in descrizione ci sono i link Amazon, quindi se volete supportarmi in qualche modo spendete 2-3 mila euro per un MacBook e a me 2 euro mi arrivano, ok?